Ciao, salve a tutti e ben ritrovato e ben ritrovata. Il narcisista scappa quando è coinvolto? Diciamo pure che questo è uno di quei pensieri o retropensieri, ma soprattutto fantasie di ex illusi e ancora coinvolti da un ex o da una ex partner, solitamente narcisista o comunque da un manipolatore affettivo, specie se lo scarto è stato abbastanza repentino o inatteso, ma anche se non lo è stato così repentino, così veloce. Stato d'animo più che comprensibile e più che frequente in chi ha avuto una relazione sentimentale con un manipolatore affettivo. Cosa lo ha fatto scappare il narcisista? In realtà lo scarto di un narcisista abbiamo ormai imparato a conoscerlo come una sorta di lunga e protratta gestazione da parte sua. In alcuni casi si può consumare anche nel giro di soli 2 o 3 mesi, che però per chi vive questa fase da vittima dire soli è tutto un programma, perché saranno mesi che sembreranno in realtà anni, per quanto sofferti per via delle tante umiliazioni, svilimenti e in ogni caso disattenzioni, assenze e lontananze da parte del manipolatore affettivo che è stato in relazione con te, nonché fase densa di incredulità, perché non sembra possibile che colui che prima ti innalzava, ti trattava come una principessa, per non dire come una regina, poi senza un vero motivo comincia a farti sentire l'ultimo essere di questo mondo, e non solo, perché comincerà anche a farti sentire sbagliata, inadeguata, colpevole di chissà quali malefatte nei suoi confronti, nei confronti di colui a cui sarà andato magari tutto il tuo amore e spesso dedizione, cura e attenzioni. E non sembra possibile che quindi colui che sembrava così innamorato di te poi ti tratti nel peggiore dei modi. Quindi lo scarto da parte di un narcisista raramente è veloce e si consuma in breve tempo, nel tempo magari di qualche giorno, una settimana, per dare un'idea. E ultimamente gira questa idea messa in circolo non so da chi, per cui il narcisista scapperebbe da una partner in quanto coinvolto emotivamente, suffragata non so su quale base. E se così fosse, stiamo parlando di narcisismo patologico, di disturbo evitante di personalità o di coloro che in altri casi vengono definiti torchbearer? E ho fatto un video su questo, ovvero i torchbearer sono coloro che in certi casi vengono assimilati alla categoria dei dipendenti affettivi ambivalenti e a un disturbo evitante di personalità, che sarebbero ossessionati da persone non disponibili e comunque sono persone che temono l'intimità o il momento in cui l'intimità viene reclamata dall'intensificarsi del rapporto. Ma un narcisista non è propriamente un ex bambino affetto da disturbo reattivo dell'attaccamento, che sono bambini che in contesti familiari tossici, dove ci sono genitori assenti o carenti di empatia o abusanti, sviluppano un ripiego su loro stessi, rifuggendo i contatti con gli altri e anche con gli stessi genitori, e potranno diventare degli adulti con un disturbo evitante di personalità o una personalità ansiosa o depressiva. E questi sono bambini inibiti che non cercano il contatto con i genitori e spesso appunto lo rifuggono. Certamente il futuro adulto narcisista ha avuto per lo più e solitamente genitori poco empatici, ma non sempre assenti o abusanti, perché generalmente i genitori di futuri narcisisti sono anche adulatori dei figli, eccessivamente premurosi in tanti casi. Mentre i bambini che hanno difficoltà nel relazionarsi ed esprimere non solo la loro affettività, ma anche i loro bisogni, saranno spesso adulti con una personalità evitante o schizoide nei casi più gravi. Ritornando alla questione del narcisista che rifuggirebbe dal suo stesso coinvolgimento, ovvero il narcisista scapperebbe quando è coinvolto, ed è così. Il narcisista scappa quando è coinvolto emotivamente da una partner? Questa è una magra illusione da parte di un ex o di una ex, quando vorrebbe aggrapparsi almeno a questa sorta di consolazione, di pensiero consolatorio, senza contare che alla fine sono i fatti quelli che contano, i fatti che un partner
ti dimostra o ti avrà dimostrato. Insomma, un narcisista non scappa quando è coinvolto emotivamente, ma semmai scappa dal suo non coinvolgimento. Scappa quando si renderà conto che era tutto fumo negli occhi la sua infatuazione, almeno quando lui stesso voleva crederci a una sorta di amore. E perciò continuerà a rincorrere il bisogno di emozioni, ma anche di conferme amorose. Il narcisista scappa da se stesso. Da questo sì che scappa, da quel suo se stesso che pensava di poter innamorarsi di una donna o di un uomo, ma poi il terreno ha cominciato a cedere sotto i suoi piedi. O diversamente, il narcisista si è reso conto una volta di più che la relazione non era nient'altro che una soluzione di ripiego o un approdo momentaneo. Insomma, non illudiamoci. Se versi o tendi a versare in un disturbo dipendente di personalità, comunque in una dipendenza affettiva, scrollati da illusioni che servono solo a mantenerti in quella che da un certo punto di vista è in fondo una sorta di zona di comfort, perché è molto più faticoso uscire da una dipendenza affettiva e da una ossessione d'amore che rimanere e magari soffrire per non sentirsi amati. Purtroppo la vittima ha bisogno di illudersi per restare aggrappata a quel vincolo di dipendenza, ma vittima non è una bella parola perché pensarsi come vittime significa togliersi forza e dire vittima a qualcuno in rapporto alle relazioni sentimentali, è pensarla appunto come debole, surrogata a qualcun altro, piegata a un volere che non è il suo. Ed è tutto quello che non possiamo permetterci di fare se vogliamo avere in mano noi stessi e l'amore vero. Se poi vuoi che approfondiamo un tuo caso personale relativamente anche a un tuo attaccamento affettivo che non riesci a sciogliere o come risolvere in generale una tua situazione affettiva con un manipolatore o ex, insomma, contattami pure. Intanto ti abbraccio forte e sempre felicissima di averti con noi, di leggerti, di sapere come la pensi, ma anche come stai naturalmente. Ti abbraccio forte, a presto, ciao ciao ciao.